Come ricorderete abbiamo recentemente fatto un doppio unboxing di un bel pacco, il pacco di aprile, anche se ormai siamo a maggio, ricevuto come ogni mese dal buon Stefano di Rosaspina Bergamo, partner ufficiale del canale che ha sempre un trattamento di favore per gli amici di TOC, quindi se siete interessati a qualche orologio non esitate a contattare direttamente Stefano. E proprio in quell'unboxing abbiamo visto due orologi speciali che mi sono riservato di approfondire in due video diversi ed è arrivato il momento di parlarvi proprio di uno di questi. Come avrete già visto in copertina, parliamo dell'Oris 65 in bronzo e acciaio. Benvenuti o bentornati qui su TOC nella nostra masseria degli orologi, almeno per il momento, in attesa di il nostro nuovo set per registrare le nostre puntate. Nel frattempo però siamo qui in mezzo alla natura, al tufo e a qualche luce per parlare di orologeria, storia degli orologi, ma anche di grandi imprese che uomini straordinari hanno compiuto con i loro orologi al polso, perché come dico sempre è un po' il bello degli orologi che per quanto tecnicamente magari sofisticati rimangono pur sempre dei pezzi di ferro, no? La cui storia poi contribuisce a dargli quell'aura di fascino che tanto piace a noi appassionati. Come vi dicevo, in questo video parliamo un po' più nel dettaglio di un orologio molto particolare che, come una macchina del tempo, arriva praticamente dal 1965 o quasi, con dei dettagli estetici e tecnici naturalmente del tutto nuovi e del tutto moderni, che secondo me vale la pena un attimo approfondire perché è un orologio da valutare indubbiamente e, come dico sempre, da provare al polso. Non fidatevi mai dei video, per quanto io cerchi di essere oggettivo e fedele soprattutto nelle riprese. Gli orologi vanno provati indubbiamente al polso, perché poi al polso di ognuno di noi possono apparire differenti. Quindi senza perdere altro tempo giriamo la camera e vediamo insieme questo Oris 65 acciaio e bronzo quadrante degradé. Ci sono orologi che hanno fatto la storia e stanno facendo la storia nel mondo del collezionismo nonostante possano essere degli orologi moderni, come è il caso del nostro Oris 65, un orologio che dal 2015 si è imposto nel mondo degli appassionati e che riprende quasi fedelmente un orologio, come dice il nome stesso, nato nel 1965, un diver, uno skin diver che già all'epoca faceva la storia dell'orologeria. E dico già all'epoca perché anche oggi con questo modello Oris si è imposta sul mercato degli skin diver, peraltro interpretandolo in maniera sempre diversa e anche in maniera molto particolare, come è il caso dell'orologio che vi faccio vedere oggi e che, come vi dicevo, ci ha inviato il buon Stefano di Rosaspina. Peraltro, come sapete, riserva sempre un trattamento speciale agli amici di TOC, quindi se siete interessati non esitate a chiedere. Particolare perché questo Oris 65 non è soltanto uno skin diver, ma è anche il primo skin diver in acciaio e bronzo, perché sì, come sicuramente saprete e spesso si è parlato su YouTube, questo orologio in realtà integra questi due materiali in maniera perfetta e in un connubio che non può non essere apprezzato da parte degli appassionati e soprattutto da chi apprezza il bronzo. Non sono uno di questi perché non amo il bronzo che cambia la sua forma e il suo colore con il passare del tempo, ma è anche vero che la sua caratteristica principale è che proprio per questo è amatissimo da tanti appassionati e i gusti non si discutono. Ora, questo orologio in particolare non soltanto ha la caratteristica dell'acciaio e del bronzo con la sua lunetta e con la sua maglia centrale che richiama addirittura un po' l'oro rosso pur rimanendo un materiale completamente diverso, ma è anche indubbiamente magnifico grazie a questo quadrante marrone degradé che non potrebbe sposarsi in maniera migliore proprio con il bronzo e con l'acciaio che compongono cassa e bracciale. Un accostamento di colori che credo abbia veramente pochi rivali. Bellissimo, soprattutto sotto la luce del sole, ma riesce a risplendere in tutta la sua bellezza praticamente in ogni condizione di luce e devo dire che questo quadrante è veramente l'arma vincente di questo orologio che già di per sé era bello e convinceva gli appassionati. Oggi con questo quadrante marrone degradé secondo me rende perfetta una referenza già ottima di suo.
Già ottima perché non soltanto è un orologio bellissimo, ma naturalmente ha anche dei contenuti. Innanzitutto il suo diametro, un 40 mm perfetto per ogni polso e per qualsiasi orologio sportivo, anche se è un filo più grande di quello che era l'orologio originale del 1965 da 36 mm, ma è anche vero che i tempi si sono evoluti e io per primo apprezzo ormai orologi sportivi con diametri da almeno 38 o 40 mm. Dalla sua c'è anche lo spessore perché è molto contenuto ed è di soli 12,8 mm che per un diver sono indubbiamente interessanti, anche se ci sono probabilmente due piccole note negative, se così le vogliamo chiamare, ma che naturalmente sono due peli nell'uovo di cui però devo necessariamente parlare, ovvero il suo calibro, un Sellita SV200 abbastanza basico per quanto robusto ed affidabile, ma è anche vero che per avere il calibro di manifattura Oris bisognerebbe salire molto di listino, e l'impermeabilità che per quanto sia comunque fedele a quello che era lo Skin Diver del 1965, oggi nel 2024 probabilmente avrebbe potuto essere leggermente migliore. Infatti questo orologio è impermeabile 100 metri nonostante abbia la corona a vite così come il fondello avvitato e nonostante voglia essere per l'appunto un diver, per quanto skin e per quanto dall'aspetto heritage. Indubbiamente con 100 metri come sempre ci si fa tutto, e questo lo posso dire con cognizione di causa e per esperienza personale, come per esempio molti Rolex dal GMT al Daytona che resistono praticamente a qualsiasi cosa pur essendo 100 metri di impermeabilità. E questo concetto andrebbe un po' sdoganato perché vedo tanti appassionati che tolgono orologi da 300 metri per lavarsi le mani, ma questo è un altro discorso. In ogni caso è anche vero che un orologio del genere con un listino di 2.550 euro che si propone come skin diver, anche soltanto per stile su quadrante avrebbe potuto aver scritto 200 metri anziché 100, però ripeto, è il pelo nell'uovo di cui bisogna parlare in una recensione, ma che secondo me non sposta in ogni caso il giudizio positivo su questo orologio. In più, pur essendo uno sportivo subacqueo e pur avendo la particolarità di un quadrante così bello e di un accostamento tra acciaio e bronzo così unico, aggiunge anche una piccola chicca che io reputo molto interessante, ovvero il datario a ore 6 con grafica bianca su sfondo nero, che molto spesso è cercato e richiesto dagli appassionati. Sono uno di quelli, di sicuro posso farne a meno, ma se il datario c'è ed è ben integrato come in questo caso lo preferisco perché mi ritrovo molto spesso ad utilizzarlo. Per quanto la data la si possa leggere praticamente ovunque, leggerla velocemente al polso indubbiamente è molto comodo. Al polso, neanche a dirlo, è un orologio perfetto, con i suoi 40 mm di diametro, come dicevamo, uno spessore da 12,8 mm e poi tutta la bellezza del bronzo e dell'accostamento di questo quadrante degradé che si illumina e splende appena colpito da un raggio di sole, come potete vedere voi stessi. Un quadrante che va assolutamente ammirato dal vivo, per quanto in video stia cercando di farvelo apprezzare, ma come dico sempre, gli orologi vanno provati assolutamente al polso per capirli veramente. Così come anche nel caso del bracciale con i rivetti, come abbiamo già visto in molti Tudor e molto spesso criticati proprio in questi ultimi, in questo caso danno assolutamente l'idea di essere perfettamente matchati ad un orologio che viene direttamente dal 1965 o quasi, è praticamente una macchina del tempo, è un orologio che riflette in maniera molto fedele quello che era il modello del 1965 e devo dire che i rivetti, che peraltro sono ottimamente realizzati e molto discreti, si sposano perfettamente con lo stile generale, e poi questo tocco di bronzo secondo me rende ancora meglio su un orologio dai perfetti richiami vintage. Insomma, orologio bellissimo, una vera macchina del tempo, un quadrante indubbiamente eccezionale sotto ogni condizione di luce. Perché sceglierlo? Secondo me perché è un orologio che con la sua fascia di prezzo offre storia, blasone, indubbiamente bellezza, qualità,
affidabilità, il tutto in un orologio bello da indossare, un 40 mm, spessore contenuto, uno skin diver perfetto, molto originale, e poi l'accostamento acciaio e bronzo è praticamente un unicum nel campo dell'orologeria. Non costa poco, ma come dicevo Rosa Spina indubbiamente con i suoi sconti rende molto interessante qualsiasi orologio, tra cui questo Oris 65, che secondo me con l'estate che si avvicina e con un quadrante così bello non può lasciare indifferenti. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, sono molto curioso e anche di capire che cosa pensate del bronzo e del suo accostamento con l'acciaio. Io naturalmente vi ringrazio per essere arrivati fin qui, vi invito ad iscrivervi al canale se l'orologeria vi appassiona e se vi piace come la raccontiamo qui su TOC, e vi do come sempre appuntamento ad una prossima puntata. Ciao!